chili con carne è uno dei più famosi piatti della cucina messicana ed è davvero buonissimo. È anche facile da farsi, adesso ti mostrerò come utilizzando tutti ingredienti facilmente reperibili in Italia. E naturalmente l'ingrediente principale è la carne. Qui ho un pezzo di circa 1 chilo di muscolo. E come prima cosa devo andare a ripulirlo da tutte le parti bianche. Se è una cosa che non riesci a fare da te, falla fare eventualmente al macellaio, ma come vedi è abbastanza semplice utilizzando un coltello dalla lama sottile come questo. Prendo una zuppiera capiente in cui farò marinare la carne. Devo tagliare la carne ricavando dei cubetti di circa 3 cm di lato e li metto nella zuppiera. Ok, ho finito di tagliare la carne e adesso posso metterla un attimo da parte perché andiamo a preparare la marinata. Il primo ingrediente che mi serve è un peperone piccolo come questo oppure metà di un peperone di grandezza più normale. L'ho già lavato e lo taglio a pezzettini. Prendo il bicchiere del mixer e inserisco dentro i pezzi di peperone. Poi metto nel frullatore 2 spicchi d'aglio che ho spellato, 2 o 3 peperoncini secchi in base a quanto lo vuoi piccante e infine un cucchiaio di paprika forte. Metto anche un po' di sale, aggiungo olio e poi inizio a frullare aggiungendo l'olio a filo finché la salsa non diventa uniforme. Adesso che la marinata è pronta, riprendo la carne che avevo appoggiato qua dietro e la verso tutta dentro la carne. E a questo punto mescolo con le mani. Se non ti senti a tuo agio a farlo con le mani ovviamente ben pulite, naturalmente utilizza dei guanti. Avvertimento, essendo una salsa piccante, naturalmente lavati bene le mani prima di toccare qualsiasi parte, in particolarmente gli occhi, perché sarebbe veramente pericoloso. Adesso copri la carne con della pellicola e mettila a riposare. Per quanto tempo? Da mezz'ora a un giorno intero. Più a lungo la fai riposare nella marinata, più i sapori saranno intensi ovviamente. Io preferisco avere sapori più intensi e farla marinare a lungo. La metto qui in frigorifero e ne riparliamo domani. Passato il tempo della marinatura è il momento di preparare il nostro chili con carne. Per prima cosa prendo una cipolla, la pelo e poi la trito abbastanza finemente. Adesso metto da parte la cipolla tritata perché mi servirà tra poco. Il prossimo ingrediente da preparare è questa pancetta. Sono 200 g di pancetta, la devo fare a dadini. Ricorda che tutti gli ingredienti li puoi trovare nella descrizione del video. Taglio delle fette abbastanza spesse di pancetta e poi ne ricavo dei dadini. Prendo un tegame abbastanza capiente, lo metto sul fornello, un po' di olio di oliva e poi metto dentro la pancetta a rosolare. Mescolo la pancetta e la faccio rosolare a fiamma abbastanza vivace. Quando la pancetta ha ceduto il grasso la levo, la metto in un ciotolino che servirà tra poco. Adesso riprendo la carne marinata dal frigorifero e la metto nel tegame. Quello che devo fare adesso è mescolare continuamente finché la carne non si sarà colorita. Quando la carne ha un po' preso colore possiamo spengere il fornello grande e passare il tegame su un fornello più piccolo perché adesso dovrà cuocere a fuoco più moderato. Riaccendo e aggiungo la cipolla. Naturalmente mescolo bene. Adesso lascio cuocere a fuoco più moderato. Adesso prendo un peperone rosso, nel mio caso sono un po' piccoli per cui ne ho presi 2, e li taglio a cubettini. E anche questo lo aggiungo al tegame. Mescolo tutto quanto. Il prossimo ingrediente che aggiungo è 200 g di carne tritata. Ho portato qui sul tagliere mezzo chilo di pomodori pelati e adesso col coltello li faccio a pezzettini. Infine aggiungo i pomodori alla pentola, aggiungo un po' di sale, infine rimetto la pancetta che avevamo preparato prima. Adesso devi far cuocere a fuoco basso per circa 1 ora e mezza, facendo attenzione che rimanga sempre umido, quindi semmai aggiungi acqua. Considera però che alla fine il sugo dovrà risultare abbastanza denso. Puoi mettere un coperchio e nell'attesa ti consiglio di mettere un mi piace a questo video perché lo apprezzerei moltissimo. È passato 1 ora e mezzo di cottura, il chili si è ristretto, all'inizio ho buttato fuori molta acqua per cui non ho avuto bisogno di aggiungerne, anzi ho levato il coperchio e ho lasciato cuocere scoperto. Come vedi il risultato è una cosa abbastanza densa.
Manca ancora l'ultimo ingrediente, che è 300 g di fagioli rossi già cotti, che vado ad aggiungere. Mescolo e adesso lascio insaporire per ancora un 15 minuti. Nel frattempo ho messo l'acqua in cui cuocere il riso, perché il chili si accompagna molto bene con del riso. È passato un quarto d'ora e il chili è pronto, non vedo l'ora di assaggiarlo. Qui ho già il piattino pronto con delle tortillas che ci stanno benissimo. Metto un po' di chili con il suo sughetto e poi un po' di riso che si accompagna molto bene a questo sugo. Ragazzi, è buonissimo. Poi inzuppi le tortillas nel sugo. Un piatto strepitoso, nemmeno troppo piccante, per cui puoi farlo tranquillamente. Ti consiglio veramente questa ricetta, una ricetta messicana ma facile, che puoi fare con ingredienti italiani. Noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!